Bentornate sul canale, benvenute in questo nuovo video refill. Le unghie che sto refilando le ho fatte, le ho messe il video. Perché mi impiccio sempre a dire sta cosa? Il video delle unghie che sto refilando è sul canale. È così semplice, non capisco perché mi impiccio. Va bene, allora qui era acrilico, se l'avete già visto il video, altrimenti potete anche fermare questo video e andare giù nell'info box, scorrere fino in fondo e arrivare a vedere il link del video che vi metterò. Oppure potete andarlo a vedere dopo, insomma, come volete. Questo era acrilico. Quindi sto andando ad abbassare tutto questo acrilico glitterozzoso e i glitter sono veramente antipatici da togliere. Infatti sto facendo un po' di fatica, ho perso abbastanza tempo a togliere queste unghie con i glitter, perché comunque cominciava anche un pochino a scaldarsi, no? Allora l'ho lasciata e poi l'ho ripresa dopo. Comunque sono piaciute tantissimo queste unghie, anche a lei devo dire, è stata molto contenta. Però per questo nuovo refill andiamo a fare qualcosa di super semplicissimo, veramente una mandorlina corta, perché insomma doveva fare un lavoro lei e mi ha chiesto di accorciarle parecchio per insomma, per non avere guai in futuro, nel senso di urti e cose varie. E quindi niente, andiamo a fare delle mandorline molto corte, sempre in acrilico e direttamente con il cover, cioè vado a coprire, a ricreare la struttura, a limare direttamente con il cover e poi metto il lucido e andiamo. E l'unica cosa carina, mi piace tantissimo il colore di questo cover. Ancora sneak peek, ancora piccoli indizi vi do su questi colori di cover che vi sto facendo vedere ultimamente. Arriveranno. E poi ci sono dei fiorellini in resina, questi che rimangono in 3D, sì, cioè insomma si sentono, e quello è molto carino. Comunque anche qui c'era un'unghia tutta bella piena glitterozzosa e appunto anche qui con la punta coarse ho idea che devo farmi una punta extra coarse per alcune situazioni tipo questa, dove ci sono appunto glitter da togliere, in modo che possa andare più velocemente senza dover passare troppe volte sulla superficie per doverli rimuovere, perché poi comincia a scaldare e non c'è niente da fare. Ok, faccio le solite cose. Dove ci sono dei sollevamenti ovviamente li vado a rimuovere, e poi preparazione dell'unghia e tutto come sempre.
Ok, avete visto, ho limato il bordo libero per, diciamo, già darmi la forma e la lunghezza che poi andremo, sarà quella finale. Questo è il nail prep deidratante e poi vado con Ultra Bond. Questo è l'Ultra Bond di BSN, che è questo primer un pochino denso, è molto aggrappante. Questo primer si chiama Ultra Bond e appunto sotto il sistema acrilico sto vedendo che mi funziona veramente benissimo. Mi funziona molto bene e piano piano comincerò ad usarlo su tutti. Qui ancora ho alcune magari rimanenze di persone dove facevo lo strato di base con il gel, invece adesso sto utilizzando solamente questo Ultra Bond e poi vado direttamente con acrilico. Lo mando qualche secondino in lampada, un 30 secondini in lampada, perché a volte può rimanere troppo scivoloso e quindi mi crea l'effetto inverso, non mi aggrappa più ma mi fa scivolare il prodotto. Mandandolo qualche secondino in lampada si asciuga un pelino quella parte che si deve asciugare e quindi mi trovo abbastanza bene. L'azienda non ce lo consiglia, nel senso, questa è una cosa che mi è venuta in mente a me, non è che l'azienda ci consiglia di farlo, però ho notato che funziona. Ok, allora sto andando appunto direttamente con il cover. Il pennello che sto utilizzando è un numero 10. Il monomero è di BSN e la polvere ci saranno delle nuove novità. La polvere ancora non posso dire nulla, ma insomma la sto usando, mi avete visto usarla su me stessa, la sto usando sugli altri, insomma sono bellissime e soprattutto sono rosa e non gialline, arancionine, eccetera eccetera. Quindi qui mi vado a riempire, appunto rifilare, ridare tutti i soliti volumi e cose come dico sempre. E poi vado a limare mi raccomando, puliamo sempre il giro cuticole sempre in acrilico, ma sempre, perché appunto il giro cuticole deve essere pulito con qualsiasi sistema, però con acrilico dobbiamo cercare di schiacciare leggermente il prodotto nel giro cuticole proprio per farlo sigillare con l'unghia naturale. Insomma, si dice proprio sigillare l'acrilico nel giro cuticole. Va bene, e qui praticamente vi ho lasciato tutta l'applicazione, mi sembra, di tutte e due le mani o solo di una, non ricordo. Questo è a velocità normale e quindi ecco, questo è quanto. Se avete domande per quanto riguarda l'acrilico, fatemele. Io lo so che il problema di tantissime di voi è l'odore, ma credetemi che si supera. Io non so come dirvelo, dovreste provare e innamorarvi di questo sistema e potrete assolutamente passare sopra al fatto dell'odore, odore che a un certo punto veramente non sentite più, e anche le persone veramente quasi nessuno mi dice oddio ma che odore forte, perché praticamente questo odore si sente solamente nel momento dell'applicazione. Una volta che ho terminato di applicare, io prendo tutte le mie tovagliette qui sotto, le salviette eccetera eccetera, arrotolo tutto e chiudo tutto dentro a una bottiglia del detersivo finito. E quindi chiudo tutto là dentro. Una volta che è tutto chiuso là dentro,
l'odore rimane chiuso nella bottiglia e potete farlo anche con una busta. Comunque l'importante è che non lasciate la carta nel cestino aperto. Certamente se lasciate la carta nel cestino è un po' come l'odore del cleaner, no? È vero che il cleaner dopo un po' evapora molto velocemente e quindi l'odore svanisce. Il monomero non evapora così velocemente. Però se lasciate la carta sporca di monomero nel cestino aperto e non chiusa da qualche parte, ovviamente l'odore continua a esalare, e quindi il trucco è semplicemente chiudere la carta da qualche parte, dentro una bottiglia di che ne so, quelle del tè magari che hanno la bocca grande, hanno il tappo largo. Insomma, il trucco è chiudere la carta da qualche parte. Quindi credetemi, perché che una volta fatto quello non si sente più nessun odore, credetemi. E poi quando mi dite che vi viene mal di testa, eccetera, è vero pure che bisogna trovare il monomero giusto. Ora, uno come fa a saperlo? Allora, inizialmente si spende qualche soldino, però è vero pure che, per esempio, io quando ho cominciato ad usare questo di BSN non ho avuto nessun tipo di problema di mal di testa o cose varie. Ci sono stati dei monomeri che mi hanno dato fastidio, assolutamente sì, si sentono alcuni abbastanza forti, e questa è una cosa. Un'altra cosa è che se voi alla prima, diciamo che, come dire, il corpo si deve un po' abituare, e se la prima volta che lo usate vi viene mal di testa e poi non lo usate mai più e lo riprendete in mano dopo mesi, ogni volta ricominciate da capo. Bisogna come avere una come abituarsi piano piano, oggi un pochino, domani un altro pochino e dopodomani un altro pochino, e vedrai che piano piano non ti succede più questa cosa del mal di testa. Io direi che è successo praticamente a tutti. Ragazze che usate l'acrilico, per favore aiutatemi nei commenti a spiegare un attimino questa cosa dell'odore. Perché insisto tanto? Innanzitutto insisto perché è un sistema che mi piace, ma chiaramente poi noi in Italia abbiamo 3000 sistemi, no? E quindi però è un sistema affascinante, come vi dico sempre, che una volta che lo provi ti interessa proprio capire come funziona e ti interessa farlo funzionare. Aiutatemi ragazze, voi che utilizzate il sistema acrilico, aiutatemi a spiegare anche alle altre amiche di unghie perché quando uno poi entra nel giro dell'acrilico è così fomentato, come dire. E quindi vabbè. Allora sono arrivata al pollice e non mi ricordo se vi faccio vedere anche l'altra mano, adesso lo scopriremo insieme. Questa è velocità normale, non ho accelerato il video perché a me personalmente piace tanto guardare altri video di altre persone quando lavorano l'acrilico, mi piace veramente tanto e mi piace guardarlo a velocità normale e non troppo accelerata. E quindi diciamo che sono un po' egoista forse e faccio quello che piace a me, magari senza pensare troppo a quello che piace a voi. Comunque sì, allora ho lasciato anche l'applicazione nell'altra mano e quindi adesso mi taccio un attimino e ricomincio a blaterare più avanti.
Allora, ho sbirciato più avanti nelle clip di questo video e mi sono ricordata che non ho lasciato la parte della limatura e, insomma, diciamo che in questo video, come in qualcun altro, insomma, non ho lasciato la parte della limatura, però in quasi tutti i miei video praticamente c'è anche la limatura, quindi se vi interessa tranquillamente potete andare a vedere anche qualche altro video. E vi volevo dire che appunto sempre riguardo a imparare ad utilizzare il sistema acrilico, già vi dicevo in un altro video che ho cominciato a fare corsi in presenza per quanto riguarda il sistema acrilico, anche corsi individuali o di piccoli gruppi, insomma questo poi se volete, insomma mi mandate una mail che sta giù nell'info box, il mio indirizzo email, e ci possiamo parlare, ci possiamo dare informazioni. Va bene, qui sono arrivata praticamente all'ultimo dito e una volta poi limato vado semplicemente ad applicare questi fiorellini di resina che stanno veramente spopolando. Io ce li ho già da parecchio tempo nel cassetto, in qualche haul di parecchio tempo fa ve li avevo fatti vedere, ma stanno andando, hanno preso piede meglio ultimamente. Quando li avevo comprati ancora non, insomma, ancora erano poco compresi queste decorazioni in resina. E quello che mi vedrete usare è un kit, come vogliamo chiamare, che ho comprato su Amazon perché non riuscivo ad aspettare, volevo assolutamente avere questi fiorellini e quindi ho comprato questa scatoletta su Amazon. Vi lascerò giù il link nell'info box, ma secondo me non ne vale molto la pena, perché mi sembra che l'ho pagato 8,90 € e sì, ce ne sono, ma di quelli piccoli, che sono quelli più, non più interessanti, però di quelli che secondo me si usano di più, di quelli piccoli ce ne sono pochi, e quindi niente, vabbè, io mi sono fatta prendere dall'ansia di avere questi cosi qua, perché questi proprio uguali, identici, piccoli, così piccoli non li avevo e quindi ho voluto prenderli. Però 8,90 secondo me è un po' tantino. Su AliExpress sicuramente costano molto molto meno e ci sono delle buste anche più grandi, però vabbè, insomma, cercherò qualcosa e vi lascio giù nell'info box qualche. Li ho trovati anche su Shein, Va bene, allora qui praticamente cosa faccio? Metto un bel po' di gel colla. Perché? Perché il fiore grosso, soprattutto quello grosso centrale, deve stare ben ancorato. Se non sta ben ancorato e non è ben coperto intorno di gel colla, potrebbe essere che vi si infilano i capelli. Mi è successo, vi si infilano i capelli, vi si infilano, magari vi state vestendo, c'è un filo tirato e quello si incastra. Quindi il fiore, soprattutto quello grosso, deve essere ben circondato da gel colla, perché così tu chiudi tutti gli spazi, come posso dire. Infatti qui l'avevo applicato, poi mi sono accorta di questa cosa e sono andata a rimettere un po' di gel colla intorno, come a riempire gli spazi nei petali, perché tra l'altro questa era, neanche su me stessa l'avevo provata, mi erano appena arrivati questi fiorellini. E quando lei mi ha detto facciamo una cosa nude, dico va bene, allora facciamo nude e ti ci attacco questi fiorellini. Sì, che belli, che belli. E quindi questa era proprio la primissima volta che li utilizzavo. Vedete qua sto andando con il gel colla a riempire gli spazi e tutto intorno. Ve lo consiglio, vi consiglio di mettere abbastanza prodotto e di riempire per bene tutti gli spazi. Quindi comunque una volta fatto questo la rimando in lampada e poi con un puntino minuscolissimo sempre di gel colla vado a mettere
come si chiamano? Le palline, le micropalline, queste micropalline, queste tanto carine che ci fanno impazzire. Però qui veramente la pallina, la micropallina è il tocco finale di questi fiorellini. In questi fiorellini ci si può tranquillamente anche mettere, magari in quello più grande, ci puoi tranquillamente mettere anche uno strass, uno Swarovski, e sicuramente è molto carino. Diciamo che il fiore è più completo se nel pistillo ci metti qualche cosa, se al centro ci metti qualcosa, che sia le microperle, che sia uno strassino, quello che è, però in effetti è più carino, è più completo. E quindi qui semplicemente con un puntino, proprio un puntinino, vado a fare questa cosa, vado a mettere queste perline. Mamma mia, è una punizione, secondo me, è proprio una punizione mettere queste perline, che però mannaggia a loro, è vero che completano proprio qualsiasi tipo di disegno che fai con gli strass. Ste cavolo di palline completano proprio la composizione. Qui ho leggermente avvicinato l'inquadratura appunto per farvi vedere le micro perline che metto all'interno. Ok, una volta mandato in lampada tutto quanto, adesso vado a sigillare, e sto utilizzando il Twin Coat di Beauty Space Nails, che da quando poi l'ho ricevuto lo sto utilizzando praticamente su tutti. Questo è una base top coat con dispersione, ha una consistenza abbastanza, non è liquido, non è proprio liquido, tant'è che possiamo utilizzarla tranquillamente. È una base, è una doppia funzione, base coat. Quindi si può utilizzare benissimo anche come base semipermanente. Non è scioglibile, questa è una cosa che bisogna dire, non è scioglibile, ma ci può creare quel piccolo spessore per fare appunto i semipermanenti rinforzati. Quindi a dispersione, e alla fine del video mi sembra, o non ricordo ragazze, c'ho una confusione in testa, comunque tutto ciò che ha dispersione, specialmente i sigillanti, io vi consiglio tantissimo di rimuovere la dispersione con l'olio per cuticole. Metti una goccia di olio con un pad o una velina, una salviettina, strofini molto velocemente sulla superficie dell'unghia, lo strato di dispersione viene via e ti rimane lucidissimo. Mi sta piacendo questo prodotto, mi sta piacendo. Comunque piano piano che torneranno anche le persone alle quali ho messo questo Twin Coat, ovviamente vi potrò dire quanto effettivamente rimane lucido nel tempo, eccetera eccetera. Ah, ecco, vedi, ve lo faccio vedere. Quindi metto ormai questa bottiglietta qua è adibita a questo scopo. Perché il pennello giustamente si indurisce in quanto ci rimane il gel appiccicato sopra, ma se la metti nell'acetone un secondo, anche il pennellino si toglie quell'appiccicoso. Comunque vedi qua, con la velina tranquillamente vado a strofinare sulla superficie, strofino abbastanza energicamente su tutta la superficie, rimane lucidissimo, non ti si opacizza, perché con il cleaner può succedere che la differenza di temperatura tra il cleaner freddo e il gel caldo che esce dalla lampada te lo può opacizzare. Se fai in questo modo sei sicura che non ti si opacizza nulla. Poi se vuoi rimetti un altro po' di olietto nel giro cuticole, insomma fai un po' tu. E quindi eccoci qua, questo è il risultato finale. Il colore del cover top, questi fiorellini top anche loro, mi piacciono veramente tantissimo. Poi li ho usati ovviamente anche su di me e mi piacciono veramente tantissimo, ma proprio tanto, ci stanno di tanti colori. Va bene, io spero che vi sia interessato il video, che vi abbia intrattenuto un pochino. In alto a sinistra i miei social, vieni su Telegram. Un bacio grande e ciao!